walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Palla, dai che dobbiamo giocare! Lascia stare, Jolie, prendila tu. Posso giocare anch'io? Vi prego. Siamo già al completo? Effettivamente ci mancherebbe il difensore. Ma puoi chiudere il becco, per favore? Stati zitto. Vi prego. Già, ora vattene. Mi hai già fatto perdere tempo. E perché? Che cosa devi fare? Ho un appuntamento. Hai capito? Adesso vai. Grazie della visita. Ok, ora basta. Oh! Oh! Cazzo sei scemo! Che problemi hai? Persone come te non potranno mai giocare. Però dai, non c'è bisogno che fai così. Merda! Tanto poi muore da solo. E tu? Ti credi così tanto simpatica? Eh? Eh? Ma tu ti credi così tanto simpatico da parlarmi così? Roberto, stai facendo un grande errore. E invece ti dico che ti sbagli, perché Roberto trasformerà questo rottame in una nuova promessa del calcio mondiale. Va bene Mattia, vieni con me. Ehi Mattia! Spero che tu non muoia già neanche iniziato. Dai, andiamo, lasciali stare. Ehi, senti, Persone come te non potranno mai giocare. Però dai, non c'è bisogno che fai così. Tanto poi muore da solo. Va bene Mattia, vieni con me. Ehi Mattia! Spero che tu non muoia già neanche iniziato. Dai, andiamo, lasciali stare. Dai, smettila di guardarmi. E che cavolo. Ma che stupido, non mi sono nemmeno presentato. Piacere, Roberto. Per gli amici Robby. Quindi anche tu puoi chiamarmi Robby. Io? Tuo amico? Beh, certo, se vuoi ovviamente. E tu come ti chiami? Il mio nome è Mattia. Mattia, eh? Bel nome. Mi piace. Sì, forse. Roby, è vero? Beh, che cosa? Cosa intendi, Mattia? Che mi allenerai? Perché no? Beh, ma forse, sai, forse è il caso di conoscerci. Conoscerci? In che senso? Beh, sì, conoscerci, sai, per creare quella sorta di intesa. Intesa? Ma, Mattia, perché ti interessa così tanto il calcio? Beh, io te lo potrei dire. Ma mi prenderai in giro. Io? In giro? Te? Perché mai? Sai, non saresti l'unico. Anzi, forse è proprio questo il motivo per cui non parlo mai. Ho paura di sognare, di vivere. Beh, non bisogna mai avere paura di ciò che si pensa, perché, vedi Mattia, questo rende soli e tristi. Io, sai, sogno da sempre di giocare a calcio, ma come puoi immaginare non sono nelle condizioni per questo. Sai, mi siedo sempre lì a guardare i ragazzi giocare
Ormai è un'abitudine, lo faccio da circa 3 anni. Desiderando essere io nei loro corpi. E senza portarmi il peso della sconfitta. Beh, sai Mattia, io penso semplicemente che chi non riesce, o meglio non vuole realizzare i suoi sogni, sia semplicemente pigro. E vedi Mattia, io penso che col duro lavoro si possa raggiungere qualsiasi cosa nella vita. Qualsiasi. Comunque, cioè, mi hai visto? Certo, non ti nascondo che sarà difficile, molto molto difficile, ma non impossibile. Ma che vuoi dire? Voglio dire soltanto che forse magari solo quelli come me, diciamo più esperti, onestamente, riescono a riconoscere in chiunque, in qualsiasi persona, la sua potenzialità e a cercare di estrapolarla, di tirarla fuori. Senti, ma alle 12 hai da fare? Potremmo giocare alle 12. Per me va bene. Perfetto, dai, a posto. Oh, il telefono. Un attimo, devo rispondere. Perché quella faccia? Che succede? Era al telefono il dirigente del Catania Calcio, non mi hanno preso. Mi dispiace. Ah, vabbè, lascia stare, non ne capiscono niente di calcio, sono solo degli stronzi. Ah, comunque, dove vorresti andare? Io non lo so. Allora decido io. Ti porterò in un posto che per chi ama il calcio è un posto magico. Hai visto? È questo posto magico, come ti dicevo, ma sempre se ami il calcio abbastanza. E dai, che non sto più nella pelle, ci vogliamo allenare o no? Ti sei cambiato? Eccomi. Sarà dura, ma ho promesso di insegnarti tutto quello che c'è da sapere sul calcio. Beh, vedi Mattia, sostanzialmente una partita di calcio può essere paragonata alla vita. Se segniamo, vinciamo. Ma poi ripetiamo al secondo round che potremmo anche perdere. Nulla, come nella vita e come nel calcio, va preso mai sotto gamba. Quindi Mattia, potremmo definire questo allenamento, o meglio, lo potremmo chiamare la partita della vita. Mattia, te l'ho già detto, non scoraggiarti! Non scoraggiarti! Soltanto sbagliando si diventa più forti, lo vuoi capire, cazzo? Sai quante partite ho perso? Oddio, forse è meglio che non si parla di me. Vedi la porta, Mattia? Cosa ti dico? Non dici niente? Beh, allora io ti dico di immaginarla così. Immagina che la porta sia la determinazione e che il portiere sia la malattia. Tu devi sconfiggere la malattia, devi fare entrare questa cazzo di palla in questa merda di porta. Sì, Mattia, sì, così, cavolo! Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Mi raccomando, ricordati di quello che t'ho detto.
Male, male, dobbiamo riprovare la corsa. Non hai fatto del tuo meglio. Colpisci al volo e segna. Bravissimo Mattia, veramente bravo. Non c'è male come prima volta, avevi pensato di peggio. Si è fatto tardi allora, che ne dici se continuiamo domani? Ti distruggo. Cavolo, nemmeno il primo allenamento e già ti monti la testa? Perfetto. Comunque dove abiti? Ti accompagno io? Che c'è? Ho detto qualcosa che non va forse? No, posso andare da solo, grazie. Inaccettabile. Già, quel fottuto razzo ci ha rovinato la vita. Assolutamente no. Arriveremo in classe C. Come? Senza Roberto siamo già sconfitti. Non possiamo giocare. Non saremmo stati sospesi se tu non avessi fatto quella scenata. Dovremmo trovare un modo per continuare a giocare. Senza Robby non ce la faremo. Ok, ci penso io. Cosa hai in mente, Julie? Pronto? Sì, sono io. Sì, coach. Sì, abbiamo una nuova arma. Ok, coach. Va bene, ci vediamo in campo. Va bene? A presto. Chi era? Era il coach, ormai sei dei nostri. Dai, si dà il via agli allenamenti. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Oh, Mattia, che cazzo è successo? Ehi, che hai? Tranquillo, sono solo caduto. Direi. Sei bianco come il latte in viso. Io ti porto in ospedale, mi spiace. No, ti prego. No, mi spiace, mi hai fatto prendere un grosso spavento. Io e tu adesso andiamo subito all'ospedale a fare dei ingetti. Sei tu il signor Roberto? Sì, ma hai un'aria familiare. Senta, non è il momento di provarci con me, eh? Allora, Ma io non ci sto provando, ma comunque, cambiando discorso, come sta Mattia? aspetti un attimo.
Non vuole riposare? Come immaginavo. Non resta che farlo. Credo che sia la scelta giusta per lui. Beh, allora? Amico mio, spero ovunque tu sia che mi stai ascoltando. Da quando te ne sei andato non riesco più a riconoscermi. Tu mi hai insegnato tanto, troppo. Dovevamo vincere il campionato insieme. E invece è andato tutto a puttane. Per questo motivo mi sono comportato da stronzo. Come? Come con te. Non ho neanche il diritto di parlarti in questo momento. Perciò mi dispiace. Poco fa, mentre guardavo Mattia al campo, mi sentivo come l'altra volta. Tu morivi e io guardavo impotente senza poter fare nulla. E io guardavo mentre le speranze crollavano. Ho deluso te e non voglio più far parte a questo gioco. Darò a Mattia e a Robby quello che noi non abbiamo avuto. E quindi, perciò, si può sapere qualcosa? Cosa? Ma come che cosa, dottoressa? Come sta Mattia? Come sta Mattia? Signor Roberto, si calmi però. Calmo. È un'ora che sta qua in silenzio senza dirmi niente. Ci sono delle notizie concrete o no? Ah, è vero, il signor Mattia. Guardi, si riprenderà alla grande. Ne è proprio sicura? Certo, ma non c'è niente da preoccuparsi. Ah, grandioso, perfetto. Ci voleva veramente. Vabbè, un piccolo collasso. Capita ad un ragazzo della sua età. Salve. Buongiorno. Strano, mi sembrano veramente familiari. Ma dove li avrò già visti? Mattia ti vuole vedere al campetto. Ma perché? Perché? Beh, ok, fanculo, mi manca poco da vivere. Ma in che senso? Mi avevate detto che sarebbe andato tutto per il meglio, che si sarebbe ripreso. Ok, ti prometto che ti spiegheremo tutto, ma prima devi andare da lui. Va bene, grazie, ci vado subito. Ma sei idiota! Già, un idiota che non ne può più di questa storia. Ho parlato con lui. Cosa? Quindi, allora, Abbiamo fatto una cazzata e ne pagheremo le conseguenze. di cosa avete parlato? Vuole passare gli ultimi istanti con Roberto. Sai che c'è? Non me ne frega niente. Il minimo di averci rovinato la vita è soffrire. Ehi, basta! Siamo stati dei bastardi! Non c'è parola per descrivere quello che abbiamo fatto. Non mi interessa cosa vuoi, io me ne tiro fuori. Lascio che Mattia esaudisca il suo desiderio. È il minimo per la stronzata che abbiamo fatto. E il mister vuole vederci subito. Mattia, che sta succedendo? Dimmi che è uno scherzo, Mattia. Ehi, Ciao amico, dimmi, che cosa hai? Che cosa sta succedendo? non volevo dirtelo perché ho paura di perdere il mio unico amico. Non mi avresti mai perso. Beh, in realtà dovevo andarmene lo stesso giorno in cui ti ho conosciuto, ma grazie a te non è stato così. Per la prima volta in vita mia mi sono sentito felice, ho giocato pure a calcio, capisci? Vedi Mattia, la partita della vita non è mai finita, c'è sempre da imparare. C'è ancora molto da imparare. Beh, il primo round l'ho vinto, il secondo lo perderò, però sono felice così, perché nella vita si deve anche imparare a perdere. Ti ricordi? Me l'ha insegnato durante il nostro primo allenamento. Ah, Cristo santo, Mattia. Perché proprio in questo posto? Volevo passare i miei ultimi istanti nel luogo dove la mia vita è veramente cominciata, con la persona che ha fatto sì che accadesse. Grazie Robby. No, Mattia. Mattia. Mattia, no, Mattia, no. Mattia, no. Ti prego. Ho ancora bisogno di te. Di qualcuno in cui credere. Ti prego, Mattia. Mattia, aiuto. Ti prego, aiuto.
Penso siate abbastanza intelligenti da capire il motivo di questa riunione. Robby mi ha chiamato in lacrime e il perché mi ha terrorizzato. Mattia è morto, ma la cosa che mi ha scioccato di più è stato scoprire come. A quanto pare, un gruppo di netti ha fatto finta di essere dei medici, non dandogli le cure per la sua malattia. E questo perché? Per nutrire quel fottutissimo orgoglio che si ritrovano. Ma come ha fatto a scoprirlo? Vedi Giulia, ciò che fa un mister è tenere sotto controllo i suoi cani. Ci sta che i cani più scalmanati si tengano sott'occhio. Non giocherete più a pallone. Ma Ringraziate solo che non vi denunci. Giulia, ce la meritiamo. Domani appenderanno il memoriale di Mattia. Dovremmo andarci. Abbiamo delle cose da dire a Robby. Dai, andiamo. Ancora non riesco a capacitarmene. La nostra amicizia è stata come un calcio di rigore. Nemmeno il tempo di batterlo che la palla già era finita in rete. Non avrei mai pensato, amico mio, che ci saremmo salutati così presto. Non in questa maniera. Robby, E voi due che cosa ci fate qua? ti dobbiamo parlare di una cosa. Mattia Mattia? Mattia che cosa, Mattia? era un malato terminale. Non vi credo. Non vi credo. abbiamo urigliato quelle che i medici dicevano. Erano scioccati, perché Mattia doveva morire 5 mesi fa. Quando Quando tu hai iniziato ad allenarlo. Credo che lui sia resistito così tanto soltanto per te. Però è morto realizzando finalmente il suo sogno. Cosa che noi non siamo riusciti a capire. C'è dell'altro però. Giulia, non devi. Io sono stanca di questa situazione, devo parlare per forza. È morto per causa nostra. Che cosa? Che cosa hai detto? Avrebbe potuto vivere un altro po', ma Ma? Abbiamo sostituito l'antibiotico con l'acqua nella flebo. Che cosa? mi dispiace. E per quale motivo l'avreste fatto? È chiaro. Ascolta Robby, vedi tu. No, non mi dovete spiegare più niente. Siete soltanto dei mostri! Siete soltanto dei mostri. Persone come te non potranno mai giocare a calcio nel rispetto della vita. È vero, la nostra squadra non è salita grazie a noi. È salito grazie a Mattia in Serie C. Ehi, Matt. Passato quasi un anno. Passato un anno da quando te ne sei andato. Beh, che dire, non è cambiato molto. Sai, finalmente sono entrato nel Catania. Beh, anche i ragazzi sembrano sinceramente dispiaciuti per la tua perdita da quando te ne sei andato, anche se non lo danno a capire. Forse per un loro orgoglio personale. Sai, Matt, sei entrato nella mia vita come un angelo. Un angelo che però è stato subito pronto ad andarsene quando ormai tutto il bene è stato distribuito. Beh, amico mio, in ogni caso, spero che ovunque tu sia, ti stia bene. Beh, amico mio, non ci lasceremo mai. Non ti lascerò mai. Tu, in certo qual senso, mi hai insegnato una cosa importantissima.
mi ha insegnato a giocare la partita della vita. Up in the sky, I need you to listen, I need you to hear, and don't show